Benvenuti a questo il nostro spazio dove parlare di cose ispiratrici e ciò che ci ispira. Affascinati dalle infinite possibilità che il creare, il connettersi e la collaborazione offrono, qui vi aspettiamo e qui restiamo. Abbiamo una patologia molto dolce, vediamo tutto attraverso una lente rosa caramello che ci aiuta a preservare la fede che abbiamo nel potere dell'immaginazione sana e salva. E adesso andiamo a parlare. Benvenuti tutti a questa puntata di oggi di Metraglia Rosa. Avremo il piacere enorme, per me lo è, per voi lo sarà, sono sicurissima, di fare questa intervista, avere questa conversazione intima con Giuseppe Claudio Insalaco. È un danzatore, è un attore, è un modello ed è anche una persona affascinante. Grazie per accompagnarci oggi, è proprio un piacere per me, per moltissimi motivi che scopriremo piano piano. Però una delle robe che volevo domandarti prima, per non andare necessariamente in ordine cronologico, ma incominciare chissà dalla fine. Questa fissa tua con i nudi, con essere una personalità pubblica, fissa non lo dico in un mal senso, per favore, con tutto il rispetto, ma questo piacere tuo di darti a conoscere grazie al tuo lavoro, sia come modello o in qualsiasi area, senza restrizioni col fatto di esprimerti fisicamente, senza i vestiti. Quando pensi che è incominciata? In che momento della tua vita hai detto qui c'è un filone che posso prendere e farlo un mio discorso? Allora, innanzitutto, buonasera a tutti. Allora, in realtà è successo tutto per caso. E la fissa, che dici tu, sebbene anche l'hai detto in maniera è una cosa troppo affettuosa, negativa. no, assolutamente, non è per niente una cosa negativa. Però la cosa che mi sono sempre ritrovato a spiegare è che non è una fissa. Cioè io non ho mai avuto il pallino della nudità, non sono una persona esibizionista da questo punto di vista, non amo stare nudo nemmeno in casa, non mi piace che la gente mi veda nudo. Cioè non provo, diciamo, un particolare piacere di essere visto nudo, nell'essere non visto sei un nudo. nudista. Non so, Mi succede esattamente lo stesso, mi sento molto riflessa. Esatto, sono nudista solo perché prendo il sole senza costume, ma è sempre un discorso, diciamo, professionale, perché non mi piace... Per non avere il bikini mare. Esatto. Quindi ecco, è capitato casualmente, all'età dei 20 anni, all'epoca d'estate facevo un lavoretto per sostenermi un po' economicamente, lavoravo all'Isola d'Elba in un supermercato, alla cassa, nella mia suit verde. E un giorno, mentre ero lì che passavo i prodotti sul banco, un pittore tedesco, Thomas Wegereck, molto bravo, mi ha detto sei molto carino, anche se questa tunica verde non ti dona molto, posso farti un ritratto pagato? E io ho detto sì, mi sono fatto dare il numero, prima mi sono interessato della sua vita per capire chi fosse, che non fosse un malintenzionato, e poi ci siamo visti e abbiamo iniziato questa collaborazione che dura ormai da più di 12 anni. Ancora oggi lui è tedesco, vive a Monaco di Baviera, però ha una casa all'Isola d'Elba dove torna ogni estate. Guarda, ma se è una storia come queste di Naomi Campbell, che mosche sono state scoperte per strada, io l'avrei sognato di essere stata scoperta da qualcuno. Io al supermercato. E niente, quindi diciamo lui mi ha introdotto, inizialmente abbiamo fatto i primi dipinti che abbiamo fatto erano dei ritratti e poi col tempo diciamo ha avuto il coraggio lui di chiedermi se volevo posare nudo. Ah, perché i primi ritratti... I primi ne sono ritratti. Il primo anno credo abbiamo fatto solo cose vestite, forse mi ero tolto la maglietta, insomma, però vedevo che lui aveva interesse a chiedermi, perché lui lavorava anche con altri modelli e io vedevo che gli altri modelli erano nudi
E quindi avevo un po' quest'ansia. Volevi anche te farlo? Allora, o no? allora, in realtà sì, Sì, esattamente, volevi io lo farlo. volevo fare, io mi ricordo esattamente che io ho pensato, quando lui me l'ha chiesto, non proprio direttamente, perché anche lui si vergognava di chiedermi una cosa così importante, avevo 20 anni, non Sì, e l'avevo mai poi ti aveva fatto. trovato al supermercato, diciamo, non è lo stesso No, esatto. non è lo stesso lavorare con un modello che lo sai che già ste robe le fa, che un Esatto, ragazzo che senti che lo stai pervertendo perché gli hai chiesto te di venire a casa tua, prima esatto. vestito, poi ti puoi togliere i pantaloni per favore. Non è Esattamente. facile. E quindi, niente, io mi ricordo che io sapevo che se fossi riuscito a posare nudo, se fossi riuscito a fare questo step, questo sarebbe stato un grande passo avanti per la mia, non solo per il mio carattere, ma anche per la mia carriera. Io non so perché, ma lo sentivo che avrei dovuto superare questo limite, Ah. avrei dovuto avere questo coraggio che mi avrebbe aiutato. Capivi perfettamente che lì c'era qualcosa da esplorare, C'era qualcosa da scoprire di te stesso. che dovevo superare ed è così stato. Non è stato... Allora, io ero una persona molto timida, lo sono ancora adesso per certi versi, quindi non è che mi ha aiutato banalmente solo perché comunque, insomma, per la timidezza riuscire a spogliarsi è un gran passo avanti, diciamo. Non solo per quello, da lì in poi che ho iniziato e fino adesso non ho ancora concluso la mia carriera da modello, ehm, lavorare come modello, cioè il lavoro di modello è sempre stato per me, diciamo, una cosa da usare come, da comparare con tutti gli altri miei mestieri, no? Che sono quello dell'attore e quello del danzatore. Cioè era come se era come se il mio rapporto con il mondo e con il lavoro da modello fosse il giusto modo di rapportarmi e che avrei dovuto farlo con tutti gli altri lavori. Quindi, Approfitto che dici questo perché adesso c'è tutta una non lo so se è una cosa nuova, ma almeno per me lo sento ogni volta di più, che la gente e i psicologi, tutti quelli che lavorano con terapia di sviluppo per la trasformazione di qualunque cosa che vuoi cambiare nella tua vita, dicono sempre che quando il corpo entra nel processo psicologico, non solo lo lasci nel cuore e nella mente, ma anche porti il corpo a fare questo lavoro con la mente e con il cuore, tutti insieme, riesci a fare trasformazioni proprio grandi, perché il corpo ha bisogno di essere anche messo nel cambio, deve partecipare di questa grande, non lo so, di questo atto di coraggio che magari ha incominciato in altri posti dell'umanità, ma che il corpo deve sentire, deve sviluppare, deve in qualche modo creare anche questa trasformazione. Lo vedi te nella tua carriera, come ogni volta che hai incominciato a fare qualcosa di nuovo col corpo, qualcos'altro è cambiato pure. Beh, nel mio caso specifico è proprio ovvio, perché io faccio tutto con il corpo, anche il teatro, vabbè, la danza ovviamente, che ho scelto, è un teatro fisico, e anche il mio modo di rapportarmi con le persone è sempre stato fisico. Io sono una persona che tocca tantissimo, è proprio una roba che mi appartiene, però ho sempre creduto che fosse una roba mia specifica. Però sono d'accordo con te, in effetti in generale le persone in questa società non si affidano troppo al corpo, si affidano molto al cervello e poco al corpo. Invece, se io dovessi dare un consiglio, anzi il consiglio che spesso do alle persone, metti il corpo mettici il corpo, fallo con sì. il corpo, fallo con il corpo, ma la stessa recitazione, anche quella meno fisica, in realtà parte sempre dal corpo. Cioè, prima arriva il corpo e poi tutto il resto. Ok, le parole. allora raccontami con questo nuovo, quando hai deciso, ok, facciamo sti dipinti nudi, come è successo? Che cose sono cambiate? Che cose sono arrivate alla tua vita dopo quell'atto di coraggio, quel diciamo momento quella decisione di esprimerti senza vestiti, nudo?
Beh, allora, innanzitutto, dal punto di vista pratico, imparare, cioè scoprire questo nuovo mestiere mi ha dato la possibilità mi ha dato un mestiere. Quindi io non dovevo più andare a lavorare al supermercato, ma potevo lavorare come modello e questo mi permetteva di poter lavorare, cioè di avere un lavoro che ben combaciasse con tutti gli altri lavori di attore e di danzatore. Che già facevi? Che io già facevo, esatto, Ok. però i lavori di danzatore e di attore sono tutti lavori, tranne in rari casi, a progetto. Quindi tu fai un contratto, lavori per questo spettacolo un mese, poi lo spettacolo finisce e tu devi aspettare che ce ne sia un altro e così via. E spesso i soldi arrivano non subito, ma devi aspettare un bel Dopo, po'. sì. Lavorare come modello mi permetteva di avere un lavoro, sopravvivere, esatto, e senza dover fare appunto il cameriere o altri lavori che comunque Ti staccano troppo, mi no? staccano troppo dall'ambiente artistico, che è dove io volevo sguazzare, e poi dopo sono anche molto impegnativi, perché se tu lavori per un ristorante tu devi starci ogni sera dalle 6 alle 12, per Sì, e poi esempio. non è che puoi dire, ah, oggi no perché ho un casting, che ne so. Esattamente. E poi, diciamo, ti deconcentra molto. Sì. Stare in ambienti che non sono esattamente che sono il tuo, ti E che non deconcentrano. hanno niente da vedere l'uno con l'altro, Esatto. perché Ti- se avessero qualcosa in comune, Sì. come il modello per i pittori, per gli artisti plastici, per gli artisti, e fare danzatore, attore, è un po' più, ha un po' più che vedere. Sì, e serve fare lavori, diciamo, non prettamente artistici, serve anche quello, secondo me, perché ti dà una stabilità, diciamo, ti attacca un po', ti rende un po' più pratico, perché Sì. molte persone io sono sono sempre stata una persona un po' con la testa fra le nuvole. E invece fare lavori pratici che mi mettevano a contatto con le persone e mi facevano fare proprio cose che non erano artistiche ma solo pratiche, cioè andare a, che ne so, mettere una cosa qui, piuttosto Sì. che mi ha aiutato a rimanere su questa terra, capito? Perché ogni tanto uno rischia di perdersi un po' troppo nei propri sogni, invece è importante anche essere presenti nel mondo che ci circonda. Quindi, tanto questa dal lato pratico e economico, quindi ho smesso di fare tutti gli altri lavori, ho avuto più tempo anche per dedicarmi alla mia carriera di attore e di danzatore. E poi il mestiere di modello, cioè il modello è stato il lavoro in cui ho avuto subito più successo. Ok, qualcosa ti stava dicendo questa informazione, perché il successo arriva con le cose che fai perché devi fare. Sì, e Sono non è... naturali per te, sono il tuo territorio naturale, diciamo. Esatto, hai detto una cosa giusta, naturali. Cioè io ho scoperto di saper fare una roba senza averla sognata e desiderata prima. E quindi questo mi metteva in rapporto con questa cosa completamente, cioè ero completamente tranquillo, sereno, perché non era una cosa che avevo sognato, agognato per tanto tempo Sì, e che quindi poi- l'avevo caricata di ansia. Sì, ecco. Accadeva e basta. Ecco, è incredibile perché a me come modella mi è successo esattamente lo stesso, in un momento nel quale avevo proprio bisogno di essere brava in qualsiasi cosa perché stavo troppo scollegata da tutte le possibilità di svilupparmi professionalmente, perché ero venuta in questo paese, perché non avevo le connessioni, perché ero molto insicura. Ho trovato una roba nella quale ero brava ed era naturale e non c'era niente da fare, semplicemente andava un po' avanti. Quando hai fatto il primo lavoro di modello nudo, ti ricordi quel giorno? Potresti raccontarmi com'è andata? Sì. Vuoi tutti i dettagli o... Li voglio tutti! Li vogliamo tutti! Allora, oddio, che ti posso dire? Era un giorno d'estate? Era un giorno d'estate, d'inverno? no, era un giorno d'estate, era con Thomas, il pittore appunto, e niente, inizialmente avevamo cominciato a fare qualche cosa con le mutande, e poi lui mi ha detto, ma se vuoi le puoi togliere?
E le ho tolte. Senza fartelo Le ho domandare tolte, 2 volte. no, le ho tolte, oddio, no, sì, ci ho messo un po', però poi le ho tolte e ho fatto una posa che era, mi ricordo ancora che posa era una roba tipo così, quindi in realtà Ti stavi... mi stavo coprendo. Che lo faccio sempre io, Esatto. anch'io questo, sì. Esatto, mi coprivo e quindi quella è stata la prima posa e mi ricordo che c'era molta ansia ovviamente e poi tra l'altro lui, dopo ho scoperto che è capitato che il corpo non c'entrasse tutto nel disegno, quindi lui poi mi ha detto, ah vedi, alla fine non c'è neanche bisogno che tu ti spogliassi perché non ti ho preso fino a giù. Che ti ha dato anche un po' di tranquillità o no? No, in realtà mi ha dato fastidio, perché ho detto, ma come, Dio, non ci ho messo così tanto per denudarmi e tu mi dici che non serviva. Che non era nemmeno necessario, ma questo ti ha detto, in qualche modo ti ha fatto capire che il fatto di essere nudo o non essere nudo non era per un fatto di perversione da parte di lui, che c'era la possibilità di esplorare il corpo un po' più, però se è necessario, se non è necessario, diciamo, lo vedi lo incominci, quando vedi che nemmeno ti dipingono tutto il corpo e te stai lì proprio espressandoti in tutta la tua natura senza poter proteggerti in nessun modo, capisci pure che è un lavoro che stiamo tutti e due lavorando e ti rilassi un po' anche di questo fatto da che sono nudo, sono qui nudo, oh my god. Però ricordi, da lì hai capito subito che lo volevi come esplorazione per te, era necessario, lo volevi fare di nuovo, hai capito subito che c'era qualcosa lì da cercare, da ricercare un po' di più? Sì, beh, sì, per me, per molti anni, sono sincero, è stato solo un mestiere che mi piaceva, che mi veniva facile, però per me è stato solo un mestiere. E adesso? Quindi diciamo, adesso negli ultimi anni, che ormai lo faccio da 12 anni, quindi negli ultimi anni l'ho capito proprio qui a Londra, perché qui a Londra ho proprio... qui a Londra faccio il modello tantissimo, per tantissime situazioni diverse, per tantissime persone diverse, quindi mi sono spinto moltissimo, diciamo. Cioè, ho proprio fatto... non so come spiegartelo, l'ho fatto molto, l'ho fatto veramente molto. Mi sono espresso in tantissimi modi diversi, ecco. Londra mi ha dato la possibilità di esprimere il mio essere modello in tantissime sfaccettature diverse. Ecco, negli ultimi anni ho capito che ne ho proprio bisogno. Cioè, prima ne avevo bisogno per un discorso economico. Pensavi chissà che era più un discorso economico, adesso... Beh, lo era. E lo era, sì. Adesso invece ho scoperto che mi fa bene, cioè ho scoperto che ne ho proprio bisogno. Ho proprio bisogno di quel momento in cui sto. Sì. Sto. È un modo di essere assolutamente presente che solo chi l'ha fatto lo capisce. Lo capisce. Perché parliamo tutti in questa era moderna del bisogno di essere completamente, in qualunque cosa fai, essere lì, essere presente 100%. E lo facciamo ogni volta meno e meno perché abbiamo i telefonini, abbiamo tante robe nella mente, la vita va in fretta, troppo in fretta. E questo momento di tutto si ferma e te stai lì 100%, ma anche oltre tutto quel essere presente in un modo così forte, non devi nemmeno parlare, è una presenza quasi mistica, molto spirituale, di connessione con te stesso e con gli altri senza le parole, che le usiamo tanto per riempire vuoti, le parole, tutto il tempo, anche quando non ci servono. Sì. Comunque è un momento di davvero, e lo capiscono solo le persone che alcuna volta lo hanno fatto. Oltre tutto quello, se per esempio sei come sono io, che ti piace molto ti piacciono i vestiti, ti piacciono le pettinature, il make-up, perché è un modo di esprimerti, e togli tutte queste robe, vedi che ti senti anche meglio, e che non è che usi tutte queste altre robe per nasconderti, che ci sono due modi di esprimere la verità:
Uno è col gioco dell'illusione, l'altro è con la sincerità assoluta, che tutti e due sono perfettamente validi, no? Esatto. Che non è che uno è meglio che l'altro, che possono avere spazio dentro di te tutti e due. È proprio un'esperienza meravigliosa. E adesso, dopo che ho fatto tutta questa esercizio di monologo, di confessione, ti chiedo, quando sei nudo, senti che sei più vicino all'erotismo o tutto il contrario? È un momento quasi, come dirlo, come i preti, come si dice che questo voto di Castità, è dici? un momento di castità o è un momento erotico per te? E non è assolutamente erotico, non c'è niente di erotico, per me almeno, nella Ok. mia visione del nudo, del mio nudo di erotico. Non penso mai a fare qualcosa che riguardi l'erotismo. È solo, per me è solo un corpo in una posizione Che spesso poi, dinamica, se riesco. poi per sostenere la posizione ci vuole tanto impegno, Impegno, che altro puoi fatica, pensare? concentrazione, no, proprio. Che altro puoi pensare? Io non riesco, veramente, non. Perché visto da fuori la gente può pensare che è un momento nel quale ti puoi connettare facilissimamente, naturalmente, con dei pensieri erotici, Mm, ma tutti quelli che l'hanno fatto dicono tutti lo stesso che stai dicendo te. mm. Non hai mai avuto un'erezione facendo un lavoro di modello? Non ho mai avuto Dico una. perché per un ragazzo giovane come eri te quando hai incominciato, Mm. e sappiamo tutti che per natura a volte io agli uomini modelli li rispetto tantissimo perché devi avere questo controllo un po', no? Del corpo, che può darsi che hai un'erezione non perché sei eccitato, ma No, per perché può tanti altri capitare, motivi, certo, esatto. esatto. Perché ne so, perché Mm. non ho avuto Beh, mai una, ma mi immagino che ci sono tanti altri motivi. allora, diciamo che in pubblico non ho mai avuto un'erezione e in effetti i primi anni che posavo per l'Accademia delle Belle Arti a Roma Avevi paura. avevo un'ansia terrificante, terrificante e c'erano delle pose che io non facevo proprio per paura che mi Per venisse esempio, un'erezione. per esempio, Allora io per esempio non stavo mai così, aperto. mai aperto, mai. Nonostante questa sia una cosa molto amata, diciamo, che riprende il Bernini, insomma. Le fai tanto te queste pose così come sì, sì, Adesso sì, sì, ora ho sì, preso sì, molta sì. confidenza con il mio corpo, ma all'epoca facevo Non- sempre cose molto fisiche. chiuso, o Chiuso molto no, dinamiche. molto dinamiche. Facevo molte cose molto più fisiche di adesso, perché a parte che avevo un corpo diverso che mi permetteva anche di sostenere magari maggior fatica. Però proprio per questo motivo non stavo mai rilassato, perché avevo quest'ansia che appunto che avvenisse quello che non doveva avvenire. Non è mai avvenuto, per fortuna. Ora sono molto più rilassato, non ho più paura di queste cose. E lavorare Arriva un pochino ogni tanto, chiaramente perché tu stai in posa ore, può capitarti il momento un attimino più hot, però lo sai che lo puoi controllare Ecco. e quindi lo mandi via un E attimo. poi questo ti dà un dominio della tua mente, capire che la puoi controllare, che la puoi portare ai posti dove è meglio portarla, perché questi momenti dove fai il modello e lo devi fare per forza, ti fa capire che lo puoi fare ovunque, Certo. momento, quando stai per esempio sperimentando molta melancolia, o molta nostalgia, o molta tristezza, dire io questo lo posso controllare perché l'ho fatto tante altre volte, certo. mi posso portare a un posto diverso ed è anche una delle robe affascinanti di stare mezz'ora in una posizione nudo dentro di te pensando cose, che ti fa anche capire questo potere che la mente ha. Esatto, esatto, anche ora però, se lo porto a un livello successivo, quindi tolta l'erezione, diciamo, il controllo sul tuo corpo è anche quando tu prendi una posa La fatica che fai, Dio mio. che è difficilissima, dici porca, e ora come la tengo 20 minuti questa cosa? E poi io sono molto, che lo parlavamo un giorno, mi ricordo che siamo andate un po' insieme. Va bene. Io sono molto di, non voglio mai pensare,
non sono una persona che lavora sulla sicurezza, mi porto via e poi se non ce la faccio, non ce la faccio, ma io cerco di farlo e alla fine ce la fai sempre perché c'è proprio questo orgoglio per una parte, per un'altra, è proprio una sfida, non ti vuoi lasciare vincere dalla sfida, la vuoi sfidare te la sfida. Comunque alla fine ce la fai sempre, of course. Sudi, t'attacchi a qualsiasi cosa, però è vero, alla fine sei stanca morta, però ce l'hai fatta. Questo penso sia proprio la parola chiave. Alla fine ce la fai sempre. Sì. Questo te lo devi ricordare per ogni cosa della vita. Ecco perché vita. Dico che fare il modello mi ha aiutato in tutto il resto, perché il suo modello mi ha insegnato questo. Alla fine ce la fai sempre. Ce la fai sempre. E poi pensi non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio e ce la fai. È incredibile. Ok, parliamone un po' anche dell'attore, che è una cosa che chiama molto la mia attenzione, perché già avevi deciso prima di fare il modello, prima di fare tutto questo lavoro con i fotografi e i pittori, che è molto visibile in tutta la tua social media e hai molti followers e la gente ovviamente piace, però eri già attore e facevi già il danzatore, diciamo, no? Quando hai cominciato. Come vedi lo sviluppo della tua carriera come attore adesso che stai un po' tra Londra e Roma, tra l'Italia e l'Inghilterra? Che desideri hai? Dove vuoi arrivare? Che cosa vuoi fare? Desideri ne ho tanti, troppi. Che bel sorriso. Allora, sì, quando ho cominciato a fare il modello, diciamo che stavo studiando ancora, sia come danzatore che come attore, e avevo già fatto qualche cosa, però diciamo che tutte queste tre discipline e carriere si sono sviluppate in contemporanea. E ho sempre fatto teatro, questo anche prima, quando ero più giovane, in maniera amatoriale, però sempre con l'occhio di vorrei diventare questo. E poi mi è capitato di fare qualche film, uno di questi ha avuto anche un discreto successo internazionale. Quello quello che si chiama Non accettare i sogni degli sconosciuti. Esatto, quello. Yeah. Ok. Non accettare i sogni degli sconosciuti, È questo che è stato più e diciamo ha avuto un successo, diciamo che è un po' più conosciuto. Beh, allora, diciamo che è stato un film in cui ho fatto protagonista, quindi è stata un'occasione per me di sperimentare tanto il rapporto con la videocamera, che invece magari in altre piccole cose che avevo fatto non c'è stato. Prima avevo fatto qualche pubblicità, avevo lavorato in qualche film, avevo fatto brevissime parti, parlato pochissimo, insomma, quindi quella è stata la prima volta in cui sono stato tanto di fronte alla videocamera, quindi ho imparato moltissimo. Poi l'attore con cui lavoravo era molto bravo, mi ha aiutato moltissimo anche in questa cosa. E poi diciamo, essendo un film a tematica LGBT, indipendente. È un film indipendente, però poiché aveva questa tematica molto trendy, è stato molto ha girato molto, diciamo, il mondo, ecco, sempre in maniera home video, cioè tipo è stato, se tu ancora oggi lo puoi comprare o affittare su internet, però questo è stato un'occasione per me di farmi conoscere anche da altre parti. Tutt'oggi, ogni tanto, qualcuno mi scrive su Instagram, su Facebook, dicendomi ho visto quel film, è stato bellissimo. È un po' di culto, diresti? Non direi, però... Non direi, perché comunque film così, proprio in quel periodo, e anche oggi, ne sono usciti tantissimi. E poi diciamo che la distribuzione e la produzione era molto, molto low budget, quindi per diventare di culto un film non basta che sia bello, deve anche essere fortunato. È una trascendenza in molti modi. Sì, no? deve fare, che ne so, molti festival importanti, insomma, diciamo che l'home video non aiuta a farlo diventare di cult, però per me è stato una delle cose più importanti, diciamo, per la videocamera. È stata una delle prime occasioni in cui, appunto, ripeto, mi sono relazionato a lungo tempo con una videocamera. È stato in italiano, of course. In italiano, sì. Anche se però in realtà diciamo che il cinema, per quanto mi piaccia moltissimo, purtroppo non ho mai fatto così tanto come avrei voluto, per una miriade di ragioni.
Una è che comunque, dividendomi tra la carriera di modello, quella di danzatore e quella di attore, Sono tante cose. sono tante Claudio. cose. Invece se uno vuole arrivare, se uno vuole essere il massimo in una, Ti devi concentrare. devi fare solo quella, esatto. Io non ho mai voluto fare solo quella. Quindi un po' per questo, un po' perché diciamo in Italia il cinema sta affrontando ormai da moltissimo tempo un periodo economicamente molto difficile. Quindi diciamo che ci sono pochi soldi per fare tutto e quindi chiaramente diciamo ci sono pochi soldi. Il compromesso che si chiede dall'attore e da qualunque che partecipa nella filmazione di un film è altissimo. Comunque pochi soldi, ma un livello Di qualità, di commitment, come ti devi dare tanto di devi te. dare tantissimo. E in certo. ritorno non si sa mai quanto. Esatto, molto spesso lavori a gratis, ma questo non è un problema. Il problema è che secondo me c'è troppo poco lavoro e troppe persone che lo vogliono fare. Quindi chiaramente questo aumenta tantissimo diciamo la concorrenza e quindi va a finire che chi insiste tantissimo poi lavora. Nel mio caso io mi sono un po' messo da parte. Mi piacerebbe moltissimo tornare a lavorare con il video, perché il video mi piace tantissimo e mi trovo bene. Hai Però- pensato di fare qualcosa te stesso? Adesso per esempio che fai tutti questi video un po' tipo diario nel tuo Instagram, che sono un modo di mettere un piede avanti nella produzione, di non solo essere il modello, ma avere anche un'opinione, condividerla con gli altri. È anche un po' un'esperienza educativa per tante persone, perché insegna anche un po' come si vive questa esperienza, che non è solo di oggetto ma anche di subject. Sei lì e hai tanto che vedere, tanto da contribuire e tanto da pensare e opinare alla fine, no? Fai questi video che qualunque li può vedere nel tuo Instagram, che poi lo condividiamo con tutti, sarà of course available. Questo non ti dà... Se non me lo se non te lo cancellano, tolgono- se non mi bannano. Esatto, prima, però diciamo che non succeda. Non ti dà anche questo una piccola esperienza, magari per fare un film in un futuro a modo indipendente? Mi piacerebbe moltissimissimo. E diciamo che hai detto bene. E nel momento in cui mi piacerebbe, sì, esatto, ecco, nel momento in cui qualcuno non ti dà l'opportunità di farti vedere in video, te la dai Te la tu devi- stesso sì, te la devi la prendere te possibilità. stesso, E sì. diciamo che oggigiorno con i social e tutte le tecniche che abbiamo, chiunque può veramente fare un video di se stesso e mostrarsi. Poi chiaramente, siccome lo può fare chiunque e lo fa chiunque, La competizione è anche altissima, tremenda, quindi non è sì. detto che riuscirai lo stesso, però diciamo che hai sicuramente più facilità di prima di esprimerti. Comunque io non sono mai stato un interprete, diciamo, vuoto e zitto. Sono sempre stato, anche quando studiavo come studente, ho sempre dovuto dire la mia, o comunque anche se non dicevo la mia perché non avevo un carattere alla fine così forte da dirla, però ho sempre, diciamo, mostrato la mia personale visione delle cose. Quindi anche quando facevo un pezzo di danza usciva sempre fuori il mio modo di farlo, un personaggio, c'era sempre il mio modo molto personale di viverlo, che per alcuni versi da alcune persone l'ha visto male ovviamente, ma da altre invece è sempre stato visto positivo, perché comunque quando tu metti la tua personalità dentro qualcosa è sicuramente unica. Sì. E quindi è unica e quindi magari anche apprezzabile. Che risposta ricevi dagli tuoi followers quando fai questi nude talks? Pensi che la gente si interessa molto più di quello che uno pensa, o pensi che tutto il contrario, che a volte fai tutta questa fatica per fare sti video, che ti devi impegnare per farli, e poi alla fine la gente nemmeno li sente, non se ne fregano, e tutto quello che vogliono vedere è il tuo pisello in un'altra foto, la prossima.
Sono vere entrambe le cose che hai detto. Ok. Praticamente sì, allora, diciamo che sì, è vero. La maggior parte, siccome il mio profilo Instagram è nato come un profilo da modello che faceva foto artistiche, molto spesso di nudo. E per molto tempo è stato questo. Poi col tempo è anche diventato qualcosa di più, ho cominciato a metterci anche tutti gli altri miei lavori che facevo come attore, come danzatore, e poi ho cominciato anche a raccontare la mia esperienza quando ne ho appunto collezionate moltissimo, ho cominciato anche a raccontare la mia esperienza con gli artisti. Ehm, Hai Però 3 versioni diverse dei video che condividi con tutti, vero? Nude Talks sono per parlare dei fotografi con i quali lavori. sì, fotografi e artisti Fotografi e artisti e e artisti pittori. e pittori. L'altro è non in residenza o in residenza, come avevi Non detto che si chiama? Non residenza. residenza. È più per condividere con tutti i tuoi followers Sì, quello che fai quando fai il teatro. le tournée o le residenze artistiche, cioè diciamo che ovviamente uno spettacolo prima di andare in scena vive, cioè nasce molto prima, cioè accade molto prima, ci sono molti giorni precedenti in cui tu fai le prove per fare lo spettacolo e poi vai in scena, oppure anche quando vai in tournée e hai una data. Non è che arrivi, fai la data e te ne vai. È un po' Magari è un po' una mescolanza tra behind the scenes e making of. Come brava. sì, no? Esatto, Ecco. esattamente questo. Sì, sì, sì. È il racconto di quello che succede attorno a uno spettacolo. Quindi, esatto, quindi cosa succede prima, cosa succede quando lo prepari e cosa succede nei giorni in cui vai in scena. Quindi racconto, è una sorta di diario giornaliero in cui racconto le persone che hanno a che fare con me, le prove che faccio, gli stress, ma anche tutto il resto, quindi che ne so, le chiacchiere, le birre con gli amici, sempre all'interno. Anche le cose divertenti. Ah, soprattutto le cose divertenti, soprattutto le cose divertenti. Che bello. Il mio problema, e che lì arriva a risponderti, è che al momento, diciamo, anche per una decisione mia personale, per una mia filosofia, metto tutto all'interno dello stesso calderone che è la mia pagina Instagram. Che sta bene, perché ti fai vedere come una persona che ha tante possibilità di esprimersi in tanti modi diversi. Questa è la no? mia idea iniziale, cioè, questa è la mia idea in cui io credo moltissimo, perché Sì, mi piace quando una persona mostra e fa vedere tante sfaccettature, però bisogna anche capire che nella società attuale tutti tendono a categorizzare le cose. Sì. È difficile che le persone accettino che tu sia una persona poliedrica, capito? E quindi, essendo nato e essendo stato per molto tempo un sito, una pagina in cui mostravo delle nudità, la gente si è affezionata a quell'idea di nudità e quindi molto spesso la gente, diciamo, sì, mi dimostra che non accetta davvero, che non apprezza davvero tutti gli sforzi che uno fa per raccontare altro, perché poi l'unica cosa che vogliono vedere, a cui sono affezionati, è il tuo corpo nudo. Però è anche vero che Alcuni ti scoprono. sì, diciamo che sì, chiaramente ricevi molte anche offerte lavorative. Non importa quanti, E- ma se riesci a far capire a alcune persone che sicuramente saranno essenziali, perché io ci credo a queste cose per continuare il tuo mestiere nel migliore modo diverso, è sempre it's worth it. Alla fine ha sempre senso. È vero, sì, no, sicuramente, anche una persona ha senso. Anche se è una persona, esatto, quello Sì. volevo dire, sì. Però, dicevo, a volte mi stupisco che magari ricevo un messaggio da una persona che non conosco, che è semplicemente un follower, che è anonimo, che invece magari mi scrive un bel messaggio in cui mi dice che apprezza lo sforzo. sì, e mi fa capire che ha capito che cosa voglio dire. Che bello, vero? Capita, non raramente, e sempre meno raramente, per fortuna, che gente che non conosco mi scrive e mi dica, cioè mi fa capire appunto che ha capito cosa voglio dire, capite? Quindi dico, anche se una al mese,
però ti fa capire che stai andando nella direzione giusta. Prima di incominciare l'intervista, parlavamo un po' di questi video, nude talks, che lui appare, dice lui che è nudo, magari no. Nessuno lo sa. Non si sa perché si vede dal torso e la faccia. Parla dei pittori e dei fotografi con i quali ha lavorato, sono bellissimi, però ti volevo chiedere, li fai sempre in italiano? Sono bellissimi perché poi sentirti parlare in italiano è proprio come dovrebbe essere, ti esprimi molto bene, hai le tue idee, hai i tuoi punti di vista, they come across, ci fai capire benissimo quello che vuoi esprimere, però potresti anche farli in inglese, ma io penso adesso che ti ascolto parlare, chissà quello che ti fa paura di farli in inglese è che uno dei motivi per i quali li fai è per far capire, anche se è solo una persona, come abbiamo detto, che c'è molto di più dentro di te che solo questo corpo bello che la gente vuole vedere, che ci sono tante altre cose che per te sono importanti e che vorresti condividere. Se lo fai in inglese, chissà, è un po' più basico e non puoi esprimere questa profondità di pensiero che in italiano è così naturale per te. E questa è la paura che ti fa di farlo in inglese? Sì, una delle. Diciamo la paura primaria, ed è anche la più banale, è non riuscire ad esprimermi bene e fare errori grammaticali che indubbiamente farei e faccio. Devo fare in inglese perché io li facciamo tutti. ho imparato... Io sto qui facendo questa intervista con te in italiano. Ma tu non sbagli No, niente. sì che sbaglio. Non sbagli sì che niente. sbaglio, Ma sì. se io parlassi inglese come tu parli l'italiano, non avrei nessun problema, No, guarda, no, te lo giuro. ma è sempre un atto di coraggio perché non è Vero. facile. Come quando mi sono denudato la prima volta. Ecco. Comunque, però In ti effetti, capisco. mi Perché cap- vuoi essere sentito nel modo nel quale le idee arrivano a te, non in un livello inferiore, no? Esatto. Perché il tuo inglese magari, scusa, l'italiano è qui, l'inglese magari è qui. Come fare per... No, è difficile, è impossibile esprimerti in un'altra lingua che non è la tua e che hai imparato da grande, come è nel mio caso, e non è Ma impossibile. non per caso stai vivendo tanto nell'Inghilterra, in UK, facendo tanti lavori, ti stai preparando per qualcosa, c'è un futuro in inglese. Ma lo sai che è una cosa a cui sto pensando negli ultimi tempi, perché per me l'Inghilterra è sempre stato solo un posto dove venire, lavorare, Fare dei soldi e spenderli in Italia, sostanzialmente, o comunque spenderli, diciamo, per continuare la mia carriera in Italia, ecco. Cioè era una cosa che mi permetteva di continuare la mia carriera in Italia. E poi da un po' di tempo a questa parte mi è venuto in mente che forse non ha senso insistere, ha senso sempre insistere, però a volte magari bisognerebbe smettere di insistere in una direzione che ti dimostra che non è la tua direzione. Cioè, che ne so, picchiare su un terreno che non è fertile, tipo l'Italia per esempio, oppure Roma, che diciamo è il posto in cui vivo più spesso quando sto in Italia, forse non è tanto conveniente, forse non conviene, è meglio magari provare a picchiettare da un'altra parte che invece ti sta dimostrando che ti sta aprendo porte, esatto, che si aprono tutti i giorni. Esatto, e Londra, diciamo, mi sta dimostrando un po' questo. È anche vero che Londra è Londra, tutti vengono a Londra, Londra è famosa per dare un sacco di opportunità, però poi in realtà bisogna vedere quante sono veramente utili queste opportunità. Quante sopravvivono. Quante sopravvivono. Quindi uno ha sempre la paura quando viene a Londra che forse tutto ciò che vede, tutto ciò che sta vivendo in realtà è un'illusione o una roba che dura per poco tempo, capito? Quindi, però in effetti cosa ha uno da perdere? E poi hai questa opera di teatro dove fai il danzatore che è un po' più personale, intendo, me lo devi spiegare perché ho cercato
Google e ho trovato poco. E vorrei sapere questa tua più personale messa in scena Mm. dove fa il danzatore E l'attore. e l'attore, esatto, che è più biografica. La potresti fare in inglese e portarla a Londra? Sto cercando di tradurla in inglese. Non so se... Vabbè, tu lo Com'è questa messa in scena? Allora, io credo che tu non abbia trovato del materiale, No. perché siccome c'è un trailer che gira, che è bellissimo, l'ho fatto insieme a una mia amica che è bravissima, il trailer è fighissimo, però purtroppo, siccome le musiche che uso... All My Shit, stiamo parlando di All All My My Shit, le musiche che uso sono appunto registrate alla SIAE su YouTube. Appena succede che appena la metti te la cancellano, oppure ti lasciano il video ma senza musica, Ok. quindi l'ho dovuta mettere su Vimeo. Però i link allo spettacolo, al trailer quantomeno, sono su Instagram in effetti. Comunque sì, Comunque, quello che recuperiamo è All My Shit, è la prima che ho fatto, diciamo, la prima opera che ho scritto e che ho diretto e che ho pensato e che ho prodotto da solo, e così che si chiama All My Shit. E ha girato tanto in Italia? Non tantissimo in realtà, ha girato un po' a Roma, poi adesso ha girato un po' in Nord Italia, diciamo che la cosa che più, tu prima mi hai chiesto dove stai andando. Se io penso dove voglio andare e dove sto andando, Sarebbe lì. io penso sì, cioè più di fare il modello, più di fare l'interprete per le altre persone, sia come danzatore che come attore, la cosa che più mi preme e che più mi piacerebbe fare è appunto dirigere, o meglio, mostrare cose mie, mostrare il mio linguaggio, capito? Ok. Che è questa sorta di teatro e danza, avendo studiato teatro e danza, un mix di queste due cose. Questa è la cosa che... In spagnolo si dice danza teatro, in italiano pure, teatro danza. Teatro danza. E che in Italia... Ma esiste questo genere, perché in spagnolo è comune. È sì, comune. È comune dire danza teatro. Yeah. In Italia diciamo che sta lentamente prendendo piede, però abbiamo ancora molta fatica noi a accettare le novità. Queste... Sì, le commistioni, proprio no. Diciamo che per molto tempo, quando studiavo, i miei insegnanti mi dicevano: tu devi deciderti, o danzi o reciti. Oh my God, non posso crederlo. Te lo giuro. E No. io non l'ho mai fatto. Meno male che non hai deciso. No, non ho mai deciso. Non mi sono mai deciso perché non riuscivo a decidermi, e tutt'oggi io non ti saprei dire Ed cosa è che preferisco. cosa se ne parla in questa bellissima, immagino che è bellissima, mezza in scena che è Messa in metà scena. teatro, Metà danza. Praticamente danza. è un monologo, dura 45 minuti, è un monologo di 45 minuti in cui io però danzo moltissimo e a volte danzo anche mentre parlo, cioè parlo anche mentre danzo, che è anche faticoso, però penso sia l'apice di quello che vorrei raggiungere, diciamo, della tecnica che vorrei arrivare. Che tu danzi, proprio danzi e parli mentre... Wow. Sì, esatto. È difficile. Vabbè, niente, sì, è difficile, ma insomma, con niente, non si può, tutto si può fare con l'allenamento, ovviamente. Mi hai chiesto di cosa parla. Sì. Allora, diciamo che sì, è un testo che parte dalla biografia, dall'autobiografia, per poi arrivare, diciamo, però a una visione un po' generale del rapporto con la società attuale e anche con l'arte in realtà. E quindi è una chiacchierata, io dico sempre che è una chiacchierata con il pubblico, quindi questo personaggio che si chiama G inizia e parla al pubblico e racconta dei suoi problemi da studente e da bambino che è cresciuto, quindi il rapporto con i genitori, il rapporto con la danza, in particolare con la danza classica, che è sempre stata, che è appunto vista come la regina delle danze, è anche la più difficile e anche la più dura e rigida. Quindi io racconto che la prima parte è proprio su una sbarra, io faccio una sbarra di danza classica, spiego che cos'è la danza classica e nel frattempo dimostro alle persone quanto io sia scarso a fare la danza classica. Ok, good. E
E da lì poi mi lego al rapporto con i genitori, appunto, con gli affetti, con gli amori e poi infine con l'arte, con l'idea che abbiamo, che un po' si aveva, che lentamente stiamo perdendo per fortuna, dell'artista, ossia il cliché di colui che è tipo che per creare ha bisogno di star male, crogiolarsi nel proprio dolore, solo a quel punto riesce a concepire qualcosa che poi diventa arte. Invece io penso che al giorno d'oggi, se tu sei artista, e quindi e artista vuol dire che tu fai un lavoro quotidiano nell'arte, non è che lo fai ogni tanto, vuol dire che tu ogni giorno dedichi del tempo a trovare il tuo modo di esprimerti. Lo sei sempre, lo sei sia nei momenti negativi che nei momenti positivi e quindi da un momento di gioia può nascere una pista teatrale, capito? Quindi è proprio lì che io arrivo poi alla fine. A un certo punto io ho un dialogo con me stesso, quindi Tutto il parlo tempo da un solo. dialogo con te stesso, no? Sì, però a un certo punto diventa proprio palese, cioè a un certo punto io comincio a parlare da solo Ok. e mi rispondo, Ok. capito? Come se fossi pazzo. E sono ovviamente le mie due personalità che chiacchierano, Che si che incontrano si nel incontrano, mezzo. che si confrontano e poi da lì nasce un po' un'idea positiva del fatto che cioè, non stare troppo a pensare, non star lì a capire e a fare il negativo, a fare il leopardi della situazione. A volte l'unica cosa che devi fare è prendere e danzare liberamente, senza regole, senza voler andare da nessuna parte. Danza e basta. Infatti tutto lo spettacolo è all'interno di una stanza che io disegno con lo scotch di carta, dalla quale non esco mai. Perché diciamo che il fil rouge di tutta la storia è che io ogni giorno entro dentro questa stanza, mi chiudo e per un'ora danzo senza Guarda, pensare a dovresti niente. proprio girarla in modo più internazionale perché ha un discorso, sorry, molto attuale. Non per caso oggi se vai su Instagram vedi che ci sono tante persone che fanno così, che danzano e basta, non importa se sei grasso, se sei bello, se sei alto, non importa. Questa legittimazione dell'espressione libera, dell'espressione wild, dell'espressione selvaggia, un po' che risponde a metà felicità, metà senso di voglio uscire da me stesso, ha un senso in questo momento che stiamo proprio trascorrendo, è molto attuale e dovresti definitivamente portarlo all'Inghilterra a tutti i posti possibili, sarebbe un successo, sono sicurissima. Non sapevo Speriamo. esattamente di che parlava, ma ti sento e poi collego con altre robe che ho visto qui e là e sono sicura che sarà. E, ha un tono un po' erotico questo. Erotico? Erotico, c'è Per qualche niente. esplorazione dell'erotismo, Per no? niente, tant'è che No? mi ricordo che una delle varie. Io mi diverto tantissimo, io amo tantissimo pubblicizzarmi. Non Sì. pubblicizzare me, ma la pubblicità, diciamo, Sì. trovare modi diversi di pubblicizzare le cose. Self-promotion. Sì, mi piace proprio trovare dei momenti dei modi ironici di farlo. E mi ricordo che proprio perché tanti miei followers conoscono solo la parte nuda di me, allora mi ricordo che lo promuovevo dicendo: venite, non perdete l'occasione di vedermi vestito per la prima volta. E tutto il tempo, e senza Solo- parlare di nudi. E senza parlare di nudi. Ti domando perché uno degli ultimi video che ho visto di te sul Nude Talks dicevi qualcosa come la sua versione dell'erotismo, che non è la mia. E io ho detto, e qual è la tua? Adesso te lo domando. Bella domanda. Qual Bella è la domanda. tua? Posso andare in bagno prima di Sì, sì, concludere? sì, Se sì. ci vedi di andare avanti, perché se no c'è Pensane. questa cosa che ci penso e ci devo andare. Dico, no, oddio, che domanda difficile che mi hai fatto. Allora, qual è il tuo senso dell'erotico? Che cos'è erotico per te? Allora, è una domanda molto difficile, a cui sai che non sono sicuro di saper rispondere bene. Perché? Perché per molto tempo io ho pensato di non fare foto erotiche.
Cioè, è tutt'oggi forse una parte di me pensa che io stia continuando a non farle, però quando le persone mi dicevano ah mi piacciono le tue foto erotiche, io non capivo di cosa stessero parlando, perché per me il nudo non è eros, il nudo è solo nudo. Cioè, Esatto, non sì. è, cioè, io credo che la maggior parte delle persone in generale non è abituata a stare nuda per così tanto tempo di fronte alle persone. In genere tutti quanti sono nudi quando si lavano e quando fanno l'amore con un'altra persona. Cioè, non c'è altri momenti durante il giorno in cui uno sta nudo con altre E persone facendo qualcosa. e facendo qualcosa, bravissimo. In genere il nudo è sinonimo di intimità e l'intimità appunto è quando tu sei da solo, quando sei con qualcuno molto intimo. Eros per l'appunto. Quindi capisco che le persone diciamo, leghino il nudo all'eros, perché, ripeto, è una delle cose che vanno a braccetto con l'eros. Però, secondo me, quando tu fai questo mestiere, secondo me un po' la perdi, cioè cominci a dargli altri significati al nudo. E quindi per me le foto che mettevo erano solo nude. Non c'era niente di erotico, ma nulla proprio. Anche quelle che magari erano un po' più Sensoriali o sensuali, anche per sì, esempio quando fai delle fotografie con altri modelli, che chissà c'è un po' più di lì stavo vita, arrivando no? proprio lì, guarda, Ok. mi hai proprio anticipato la questione. Ho cominciato a capire che era Eros, che poteva essere una visione di Eros, quando mi è capitato di fare un servizio con un altro modello. Ne avevo fatti altri, però questo era, diciamo, un po' più erotico proprio, che è appunto Andrea Morani, che è un altro modello italiano molto bravo. E le foto sono di Nicolai Cornum. E, Sono molto belle quelle fotografie, sono molto sono molto belle, belle, sì. però non so come spiegarti, ora è brutto da dire in telecamera, però come sono artistiche nel senso che sono fake, cioè nel Sì, senso sì, che non c'è, che non- tutto quello che sta succedendo lì è un atto, è è un- una messa in è una scena. messa in scena, Sì, esatto, esattamente, proprio questo, e quindi non riesco a vederci l'Eros, perché sono finte, cioè non stiamo esatto. veramente, cioè siamo in atti più o meno, sì, intimi, È una è una rappresentazione di quello che dovrebbe essere un atto un momento di intimità, ma non c'è la vera intimità. esatto, esattamente, Ma c'è un'intimità parallela che si sviluppa in quel momento, anche se non è quella che sarebbe, voglio dire, anche se voi non siete coppia o se voi stavate lì recitando delle parti, tutti e due, in tutti i modi i corpi si incontrano e questo incrocio di realtà fisiche porta qualche emozione. Non ti ric- sono sicura che qualche emozione l'hai sperimentata in quel momento, l'hai avuta, no? Non lo so se è esattamente Eros per te, ma che cos'è Eros per te allora? sei lì che insisti. Sì, sì, sì. Allora, ma Eros è qualcosa. Allora, guardando quelle foto, poi io mi ricordo che. Allora, adesso io non mi ricordo benissimo la sensazione che avevo facendo quelle foto, devo essere sincero. Andrea è il mio caro amico da molti anni, ci conosciamo bene, e quindi per noi era un gioco. Per noi è un gioco ed è stato divertente farlo e scoprire altre cose, però è rimasto sempre tutto nel gioco. Io mi ricordo che poi dopo quando lui si è... una delle foto che abbiamo fatto, che non è mai uscita però, eh, rappresentava me che gli buttavo addosso una scatola di piselli e una scatola di latte enorme di piselli, tutta addosso, capito? In maniera sexy. E quindi poi dopo a seguito si è dovuto lavare. Io mi ricordo che dopo, mentre lui si lavava, gli ho fatto le foto, gli ho fatto i video, li ho pubblicati su Instagram. Anche lì potevano essere cose erotiche volendo, perché tu metti su Instagram la foto di uno nudo, un bel ragazzo nudo che si lava e subito era Eros. Per me era un gioco, era solo un gioco Sì, sì, divertente, sì, un sì. gioco. Quindi che cos'è Eros? Vedendo quelle foto,
Dopo, quindi durante lo shoot, non mi ricordo sensazioni particolarmente forti. Diciamo che non mi sono eccitato, detta proprio in maniera pratica e È diretta. puntuale. Quando ho visto le foto, invece sì. Quando ho visto le foto finite, Certo. invece sì, ho detto, ah però, capito? Quindi ecco, Eros io credo sia la rappresentazione forse di un atto sessuale, diciamo. Però una rappresentazione, in quel caso, molto bella e estetica, che però io so, perché l'ho fatto io, che raccontava solo una cosa che non è mai avvenuta. Quindi io penso che l'Eros sia qualcosa che ti rimanda a un'idea di sessualità, che però non è la sessualità, cioè non è il sesso. Io ho sempre creduto che il sesso di per sé è molto meno grandioso di quello che è poi in realtà, di quello che Della idea che abbiamo è l'idea che è l'idea del magnifica, sesso che è sì, fortissima. che è magnifica, E tutto sì. quel che c'è prima e che non accade che è fortissimo. Non solo prima, ma collegato. Perciò erotico non è l'atto, non è la cosa sessuale in se stessa. Erotica è qualsiasi nozione estetica, qualsiasi cosa che ti porta al desiderio, che ti trasporta, che ti costringe ad andare in quel territorio lì. Quello che normalmente i fotografi o tutte le persone che lavorano con immagini chiamano erotico, che è qualunque cosa che per motivi feticisti o per motivi di qualunque tipo immediatamente ti rimandano a trovare il desiderio Esatto. dentro di te, fuori di te o in questa immagine che fa questo scatto. Esatto, e penso che sia molto personale. Quindi da lì ho capito che quello che per me non è Eros, per gli altri lo era, per il semplice fatto che automaticamente loro, vedendo quella foto, avevano un trasporto. Beh, loro si fanno una storia che non è la tua storia. Esatto, quindi l'Eros è veramente personale, molto personale. E quindi ho scoperto che le mie foto in realtà erano erotiche per il fatto che molte persone vedendole magari iniziavano a desiderarmi. Invece io vedendomi non provavo, cioè non le trovavo così. Non trovavo il soggetto così così facilmente desiderabile, ecco. E anche se quando fai i lavori con i fotografi e con i pittori non vedi te stesso più che come un strumento per il messaggio che loro vogliono, anche se metti tutto il cuore, il corpo, le idee, tutto, ma in quel momento lì, diciamo, mi fai capire che stai facendo un lavoro. Ma anche così senti che per trovare questo personaggio dentro di te ci deve essere una connessione molto forte col tuo proprio corpo, con la tua propria sensualità, con la tua propria capacità di esprimere desideri sessuali, o non è necessario? Dico, se io arrivo a uno scatto fotografico e sono una persona fredda, quasi frigida, quello vedono tutti. Se sono una persona piena di fuoco è quello che vedranno, anche se sto lavorando, anche se stai solo lavorando. Ci deve essere sto personaggio dentro, se no come lo trovi? No, è molto interessante, è molto vero quello che dici. C'è, infatti non vorrei dire, quando ho detto fake, va un po' interpretata questa cosa, perché ovviamente tu devi sempre dare qualcosa, se tu non dai niente non si vede niente. No. Però non è detto che quello che tu dai sia esattamente quello che poi dopo apparirà. O alla quello fine. che l'altro trova. Esatto. Allora, la cosa importante che un modello e un attore e un danzatore devono fare è mettersi dentro, cioè mettere il proprio vissuto, mettere il proprio vissuto dentro quella roba lì. Quindi viverlo nel proprio modo e dargli anche una propria visione della cosa che sta facendo, una propria storia, quel che è. E ci devi credere. Cioè, qualsiasi cosa sia, anche la più sciocca, però ci devi essere e ci devi credere al 100%. Poi ognuno ci vede quello che ci vuole vedere, capito? Quindi il fotografo poi, che è bravo, ne trarrà la sua idea di foto, che è un misto tra quello che ho dato io e quello che lui aveva già prima e quello che ha messo dopo vedendo me, capito?
E poi chi lo vede, invece lo spettatore, ci metterà il suo, capito? Il suo vissuto vedendo quello che vede. E la sua lettura. Esatto, la sua lettura. Quindi non è che io, anche quando giocavo con Andrea, ovviamente non è che pensavo ai fatti miei, ero lì al 100%, però magari era una cosa, un pensiero diverso da quello che invece poi ne è uscito fuori quando ho visto la foto. Ecco, quando poi l'ho rivista, ho visto un'altra roba che io non avevo vissuto. Ho vissuto un altro pensiero che non avevo vissuto Mentre lo facevo. Però sì, devi dare qualcosa, ovviamente. Nel caso dell'erotismo, io onestamente non riesco mai a pensare a cose erotiche. Ci giuro, te lo giuro, anche quando, o meglio, non riesco mai a pensare a cose direttamente erotiche. Quando lavori, vuoi dire? Quando lavoro o mai in vita tua? No, quando lavoro Quando lavori. e quando mi viene chiesto una cosa di erotismo, e tu ben sai che a me non mi piace tanto fare le cose erotiche, o meglio, non mi piace mai quando le persone mi chiedono fai qualcosa di erotico, perché Non sai dove devi andare. non so dove devo andare. Però ecco, quello che faccio quando mi viene chiesto, o quando mi devo farlo, è farmi una mia storia che magari veramente non ha... è erotico ma in un altro modo, cioè nel senso, parlando di una foto che tu hai citato, Sì. un fotografo, Carl Royce, una volta mi chiese di fare delle foto un po' erotiche. Io non sapevo proprio da dove cavolo prenderlo questo Eros. Poi mi aveva messo delle calze che io trovavo ridicole. Invece poi parlando con un'altra persona, lui mi ha detto ma queste calze sono super erotiche, Sì. perché erano dei calzettoni da sport altissimi fino a qui, da calciatore, che io trovavo veramente, non orrende, però lontanissime da quello che era l'Eros. Ecco perché ancora una volta l'Eros è totalmente personale. Invece una persona mi ha detto ma stai scherzando? E tutti quelli che sono amanti dei piedi e dei calzini, allora dove li metti? Quello è una roba erotica, Esatto. che non mi riguarda, però mi rendo conto che c'è. Quindi lui mi aveva messo queste calze tremende e io dovevo fare qualcosa. Quindi l'idea che mi era venuta in mente era quella di togliermi le mutande e di iniziare a giocare con queste mutande. Perché se no non trovavi questo... Non trovavo questo Eros e così hai fatto. E così ho fatto. Hai le fotografie con le calze e con le mutande. E le mutande che mi annuso, Sì. capisci? Che non è una brutta foto in effetti, è venuta bella. E magari il messaggio finale è erotico. Beh, che sì. Perché io sì. sono nudo con le calze e mi annuso Poi queste mutande. Non c'è niente più subliminale nel senso erotico che gli odori. Sì, però ti dico, io per me era solo annusare le mutande. Non so come Chissà, spiegarti. ti stavi anche un po' nascondendo tra le mutande per fare qualcosa con la faccia, Ci fare qualcosa con ci il sta, corpo. però sicuramente c'era un pensiero, però non era quello che poi è uscito fuori. Non è mai quello che... Ma io penso che sia anche una cosa bella, importante, perché dà a tutta l'arte, la rende molto più profonda. Quando i messaggi all'interno di un'opera d'arte sono molteplici, Mhm. e Hanno allora molte layer. la rendono veramente affascinante, perché lì dentro c'è il mio pensiero del momento, il pensiero del fotografo, il pensiero finale, E il pensiero di chi il vede pensiero di la chi foto. guarda, ci sono 1000 elementi che si mischiano e tu poi alla fine ne vedi uno, ma poi se lo rivedi ne vedi un altro ancora e un altro ancora. E questa è la roba figa dell'arte, capisci? Non ci deve essere mai solo, non deve Una essere mai solo lettura. monodirezionale. E anche questo fatto per te di essere così insicuro, voglio dire, perché hai tante visioni e non vuoi dare solo una visione. È anche una cosa profonda, perché che cos'è l'erotismo? Sono tante cose che come spiegarlo con 2 o 3 parole o con una sola idea? Non è facile. Comunque capisco anche che non sia facile. E a futuro, Claudio, che cosa, ritorni in Italia, resti a Londra, quali sono i piani, quali sono le cose che fai, Mi becchi che in un- vuoi fare? Ne voglio fare troppe. Mi becchi in un momento molto particolare della mia vita, perché io sto per iniziare un lavoro in Italia
come attore di teatro per un regista molto bravo e importante che si chiama Giancarlo Sepe. Auguri. Grazie. E quindi diciamo adesso sono in questo momento di passaggio, quindi sono a Londra, sto ancora lavorando come modello, però sono in attesa di ricevere la risposta per quando ricominceremo le prove, perché abbiamo già fatto una tranche di prove, ora dobbiamo fare la seconda parte che poi si concluderà nelle date che faremo a teatro a Roma. Quindi sono... il mio futuro in realtà non lo vedo Come molto. si chiama il play e di che cosa parla? Germania anni 20 si chiama, è ambientata appunto nella Germania di quegli anni lì, quindi diciamo che i personaggi che vengono raccontati sono appunto persone che hanno perso tutto, non hanno più niente da perdere e da lì si ricostruiscono, diciamo. Ok. È molto, diciamo che... Quanti personaggi? Dipende, non lo so in realtà quanti saremo, una decina di attori comunque siamo, Ok. più o meno. Ok. Lo spettacolo è, come piace a me, molto fisico, però è parlato, però si canta, insomma, quindi questa è la roba che mi piace fare. E quindi ecco, il mio futuro non lo vedo molto diverso da come è il mio presente. Sarò, per ancora molti anni, penso che sarò sballottato qui e là in Europa tra un artista, una classe di disegno, un regista e un coreografo. E sempre come sottofondo i miei video in cui racconto che cosa faccio e come lo faccio. Benissimo, benissimo. Magari finisci anche te facendo un'opera prima cinematografica, o un video o una cosa sul genere, perché no? Sarebbe bellissimo. Grazie tante. Grazie a te. Tantissime. Sei stato un bravissimo intervistato. Grazie. E tu una bravissima intervistatrice. Grazie. E buona fortuna nei tutti questi impegnamenti che hai nel futuro. Speriamo bene. Bye bye. Bye. Grazie. Evviva.